Benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi iniziamo con una domanda che molti di voi ci hanno fatto nei commenti. Come si fa a pensare in italiano senza tradurre ogni parola dalla propria lingua? È una domanda che sento spesso e finalmente oggi le dedichiamo un episodio intero. Lucas, tu hai imparato l'italiano come lingua straniera. Cosa pensi di questo argomento? Ciao Mia, ciao a tutti. Sì, è una domanda fantastica e molto importante. Quando ho iniziato a studiare l'italiano, traducevo assolutamente tutto nella mia testa. Era lentissimo e stancante. Pensavo in un'altra lingua e poi cercavo le parole italiane corrispondenti. Era come usare un dizionario mentale ogni volta che volevo dire qualcosa di semplice. Capisco perfettamente. Molti studenti fanno esattamente la stessa cosa. È naturale all'inizio, è il modo in cui funziona il cervello quando incontra qualcosa di nuovo. Ma ad un certo punto questa abitudine diventa un ostacolo, rallenta tutto. La conversazione diventa difficile, stressante e si perde il ritmo naturale. Avete mai avuto questa sensazione, ascoltatori? Scriveteci nei commenti, vogliamo sapere. Esatto, io ricordo che a volte mi bloccavo a metà frase perché non riuscivo a trovare la traduzione giusta nella mia testa. Mi fermavo, pensavo, cercavo la parola e nel frattempo la conversazione andava avanti senza di me. Era molto frustrante, ma poi ho capito una cosa importante. Pensare in italiano non significa conoscere tutte le parole, significa usare quello che sai nel modo più naturale e spontaneo possibile. Bellissimo punto, Lucas. E questo è esattamente il segreto che vogliamo condividere oggi con voi. Non si tratta di essere perfetti, si tratta di essere presenti nella lingua. Allora, da dove si inizia? Come si comincia concretamente a pensare in italiano invece di tradurre dalla propria lingua madre? La prima cosa che ho fatto è stata molto semplice, quasi banale. Ho iniziato a descrivere la mia giornata in italiano nella mia testa. Non in modo perfetto, attenzione, solo piccole cose. Per esempio, la mattina guardavo la mia tazza di caffè e pensavo: il caffè è caldo, è buono. Ho fame, devo fare colazione. Cose semplicissime, ma in italiano, nella mia mente. Adoro questo esercizio. È accessibile a tutti, anche ai principianti assoluti. Non servono frasi complesse o grammatica avanzata. Bastano parole semplici, vedammi, quelle che già conoscete. E voi, ascoltatori, potete provare subito, in questo momento. Guardate intorno a voi e descrivete quello che vedete in italiano. La sedia, la finestra, il cielo fuori, il telefono in mano. Provate, è più facile di quanto pensiate. E c'è un altro trucco che ho usato moltissimo e che consiglio a tutti. Invece di cercare la traduzione esatta di una parola che non conosco, cercavo di spiegarla con le parole che già conoscevo in italiano. Per esempio, se non sapevo come si dice ombrello, non mi fermavo a cercare nel dizionario. Dicevo semplicemente: è una cosa che usi quando piove per non bagnarti. Capisce lo stesso, vero? Sì, perfettamente. Questo si chiama circumlocuzione ed è una tecnica usata comunemente anche dagli italiani quando non ricordano una parola precisa. È assolutamente normalissimo. E questa tecnica aiuta il cervello a lavorare dentro la lingua, non fuori. Mantieni il flusso della conversazione, continuate ad ascoltarci, perché abbiamo molti altri consigli utilissimi. Un'altra cosa fondamentale che ha cambiato tutto per me è stata smettere di cercare la parola perfetta. In italiano, come in tutte le lingue del mondo, ci sono spesso molti modi diversi per dire la stessa cosa. Se non conosci una parola, usa un sinonimo. Se non conosci il sinonimo, usa una frase più semplice. Se non sai come costruire la frase, semplificala ancora di più. L'importante è non fermarsi, è continuare a parlare. Esattamente. Il silenzio e il blocco mentale sono i nemici dello studente di lingua. Meglio dire qualcosa di imperfetto, anche con un piccolo errore, che non dire assolutamente niente. E qui voglio fare una domanda diretta ai nostri ascoltatori. Voi avete paura di sbagliare quando parlate italiano? È una paura che vi blocca? Scriveteci.
Siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate e come gestite questa emozione. Io avevo una paura enorme di sbagliare all'inizio. Mi vergognavo degli errori. Pensavo che le persone mi avrebbero giudicato o che avrebbero riso. Ma poi ho capito qualcosa di molto importante. Gli errori sono completamente normali. Anche gli italiani fanno errori. Anche le persone che parlano italiano da tutta la vita sbagliano a volte. E quando sbagli, impari. È il modo più efficace e diretto per migliorare. Nessuno al mondo ha imparato una lingua senza fare errori. È semplicemente impossibile. Verissimo. E c'è anche un aspetto emotivo molto importante in tutto questo, che spesso non viene discusso abbastanza. Quando traduci continuamente, rimani psicologicamente legato alla tua lingua madre. Il tuo cervello è sempre mezzo dentro e mezzo fuori dall'italiano. Ma quando inizi a pensare in italiano, anche solo un pochino, anche solo per qualche momento durante la giornata, inizi a sentirti diverso. Come se avessi una piccola parte italiana che cresce dentro di te. È una sensazione davvero bellissima. Sì, è vero. Io mi ricordo ancora molto chiaramente la prima volta che ho fatto un sogno in italiano. È stato stranissimo al mattino, ma anche incredibilmente emozionante. Significa che il cervello aveva davvero assorbito la lingua in modo profondo. Non stavo più traducendo consciamente, stavo proprio pensando e sognando in italiano. Oh, il primo sogno in un'altra lingua è un momento magico per ogni studente. È come un segno che la lingua sta entrando davvero dentro di te. Avete mai sognato in italiano? O forse in un'altra lingua? Scriveteci nei commenti, vogliamo assolutamente sapere. Ma torniamo ai consigli pratici, perché ne abbiamo ancora tanti da condividere con voi. Parliamo di un metodo molto efficace che molti esperti di lingue consigliano: il monologo interiore. Significa parlare con se stessi nella lingua che stai imparando. Quando sei sotto la doccia al mattino, quando cammini per strada, quando cucini la cena, quando fai sport, parla con te stesso in italiano. Nessuno ti sente, nessuno ti giudica, nessuno ti valuta. Sei completamente libero. Questo è un consiglio d'oro. Il monologo interiore aiuta il cervello a costruire automatismi linguistici. Più lo pratichi, più diventa naturale e spontaneo. All'inizio può sembrare un po' strano, è vero. Parlare da soli fa sorridere, ma è un esercizio potentissimo per la mente. Io lo faccio ancora adesso, anche se uso l'italiano da molti anni. Davvero? È molto interessante. Quindi anche chi conosce bene una lingua continua a fare questi esercizi mentali. Assolutamente. Non per imparare parole nuove, ovviamente, ma per organizzare i pensieri in modo chiaro. Per prepararsi mentalmente a una conversazione importante, per pianificare cosa dire in una situazione difficile. Parlare con se stessi è uno strumento utilissimo in qualsiasi lingua. E per voi studenti diventa ancora più potente perché accelera l'acquisizione naturale della lingua. Un'altra cosa che voglio menzionare è l'importanza fondamentale del contesto. Quando impari una parola nuova, cerca sempre di impararla in una frase completa, mai da sola e isolata. Per esempio, non imparare solo la parola tavolo come elemento singolo. Impara invece: il tavolo è in cucina, oppure ci sediamo al tavolo per pranzo, oppure apparecchio il tavolo. Così il cervello associa automaticamente la parola a una situazione concreta della vita quotidiana. Perfetto. E questo ci porta peso a un altro punto fondamentale per chi vuole pensare in italiano: l'immersione nella lingua. Più sei circondato dall'italiano nella tua vita quotidiana, più il tuo cervello si abitua ai suoni, ai ritmi, alle strutture di questa lingua. Ascoltate podcast come questo ogni giorno, guardate film e serie italiane, leggete libri o articoli semplici. Ogni singolo momento di esposizione alla lingua è prezioso. Sì, e non deve essere sempre un'attività seria e formale di studio. Puoi guardare una serie italiana su una piattaforma streaming. Puoi ascoltare musica italiana mentre prepari da mangiare o mentre ti alleni. Puoi seguire persone italiane sui social media e leggere i loro post. Tutto conta e tutto contribuisce. L'importante è che l'italiano faccia parte della tua vita di ogni giorno, non solo dei momenti dedicati allo studio. Esattamente.
E a proposito di vita quotidiana, vi diamo subito un esercizio pratico concreto da fare già questa settimana, a partire da domani mattina. Ogni mattina, appena vi svegliate, pensate 5 cose in italiano. 5 pensieri semplici. Come vi sentite fisicamente? Che tempo fa fuori dalla finestra? Cosa farete durante la giornata? Cosa mangerete? 5 pensieri in italiano, ogni singolo giorno, prima di alzarvi dal letto. Siete pronti a provarci? Diteci nei commenti. Mi piace moltissimo questo esercizio. È semplice, richiede solo pochissimi minuti, ma è davvero molto efficace. La costanza e la regolarità sono tutto nell'apprendimento delle lingue straniere. 5 minuti ogni giorno sono molto più utili di 2 ore concentrate una sola volta alla settimana. Il cervello ha bisogno di ripetizione quotidiana per costruire abitudini solide. Verissimo. La regolarità batte sempre l'intensità. Vale per le lingue e per qualsiasi altra competenza nella vita. Ma torniamo all'argomento principale. Lucas, c'è qualcosa che hai fatto personalmente e che ti ha aiutato di più a passare dalla traduzione al pensiero diretto in italiano? Sì, c'è una cosa in particolare che ha davvero cambiato tutto per me. Ho trovato un amico italiano con cui parlavo ogni settimana, ogni mercoledì sera per circa un'ora. Non mi correggeva continuamente, non era una lezione formale o strutturata. Era solo una conversazione normale tra amici. Parlavamo di film che avevamo visto, di cibo, di viaggi che volevamo fare, di sport. E pian piano, senza accorgermene, ho semplicemente smesso di tradurre nella mia testa. Le conversazioni autentiche con persone reali sono assolutamente imbattibili. Nessun libro, nessuna applicazione sul telefono, nessun corso online può davvero sostituire una vera conversazione con una persona. E oggi è più facile che mai trovare persone con cui praticare, grazie a internet e alle community online. Ci sono gruppi di scambio linguistico, app dedicate, forum, 1000 modi per connettersi con madrelingua italiani in tutto il mondo. Assolutamente. E non abbiate paura di fare domande. Se non capite una parola, chiedete. Se non capite una frase, chiedete di ripeterla. Le persone sono felici di aiutare chi impara la loro lingua. È un gesto di rispetto. Bellissimo e importante punto. E parlando di cultura italiana, voglio aggiungere qualcosa di molto significativo. Pensare in italiano non significa solo usare le parole giuste al momento giusto. Significa anche cominciare a capire il modo italiano di vedere e vivere il mondo. Gli italiani parlano spesso con le mani, usano espressioni colorite e piene di immagini. Danno molta importanza al salaglimo, alla famiglia, all'amicizia, alla bellezza delle cose. Quando capisci la cultura, capisci automaticamente molto meglio la lingua. Hai perfettamente ragione. La lingua e la cultura sono completamente inseparabili, sono 2 facce della stessa medaglia. Per esempio, quando un italiano esclama «Mamma mia», non sta letteralmente parlando di sua madre. È un'esclamazione che può esprimere sorpresa, meraviglia, paura, ammirazione. Può significare cose molto diverse a seconda del tono e del contesto. Queste sfumature sottili si imparano solo vivendo la lingua davvero, non traducendola meccanicamente parola per parola. Esattamente. E voglio aggiungere un ultimo consiglio pratico prima di concludere l'episodio di oggi. Trovate una parola italiana al giorno che vi piace, che vi colpisce, che vi sembra bella o curiosa. Imparatela bene, usatela durante la giornata, pensateci, costruite frasi mentali con quella parola. Una parola al giorno, 365 giorni l'anno. Capite quante parole imparerete in modo naturale e duraturo? Questo è un metodo fantastico e molto concreto. Una parola al giorno è un obiettivo raggiungibile per tutti, senza stress, senza pressione, e le parole imparate con curiosità e piacere rimangono molto più a lungo nella memoria. E questo è il punto finale che vogliamo lasciare con voi oggi. Godetevi il processo. Imparare una lingua è un viaggio meraviglioso, non una corsa. Perfetto. Smettete di pensare all'italiano come a un codice complicato da decifrare. L'italiano è una lingua viva, ricca, bellissima e musicale, con la sua storia millenaria, la sua arte, la sua cucina, la sua anima unica.
Più la amate, più la studierete con piacere. E più la studierete con piacere, più la imparerete naturalmente e velocemente. L'amore per la lingua è il migliore insegnante di tutti.